Buon pomeriggio tribù, siamo ritornati su questo canale finalmente. Yuppie! Vuol dire solo una cosa, che siamo in procinto di partire. Stiamo sistemando il nostro accampamento. Ho tolto il barbecue. Sì. Iniziamo con la prima tristezza del pomeriggio per il Sulpier. Stiamo riorganizzando, stiamo pulendo tutto il nostro giardino di casa che ci ha ospitato 7 mesi. Super pulito, bisogna Sì, è solo super pulito. smontare il barbecue e togliere i fili per stendere la roba. E basta. Sono stati 7 mesi pregni, intensi, ma lo possiamo dire ufficialmente. Finita la stagione e mo ce ne andiamo, che non vedevamo l'ora di sto Sono momento. stati mesi intensi, proprio come racconterebbe questa zappetta, anche per lei sono stati momenti tanto intensi. Sulpier, Guardate bonjour com'è Fines, ridotta. ritorniamo con la zappetta, no? Forse è il caso di comprarne una nuova. Dai, Quindi ci ancora un po'. organizziamo e quando scende un po' il caldo, perché qua sono arrivati i 40 gradi power, Andiamo a prendere un po' il fresco. il caldo che piace a me, che mi suda il baffetto, ci mettiamo in viaggio e oggi facciamo una piccola tappa corta, perché ci segue da tanto, può intuire dove andiamo. Sì, sì. Può intuirlo. Sì, puoi intuirlo. La tristezza che non c'è più il tuo barbecue. Ma come farai senza il tuo barbecue? Sai qual è il problema? Che è estate, qua proibiranno a fare i fuochi, quindi mi sa che l'estate senza barbecue. Però la griglietta la lasci qua, no? No, tu portala che non si sa mai. Se c'è qualche posto che fanno grigliare, noi la prendiamo. Perché gli spot che sta cercando, guarda sempre se c'è un barbecue. Non tutti, però vabbè. Però vabbè, no. Uno ogni tanto, no? Ci sta. La griglietta al suo posto, che non si sa mai. E adesso smontiamo i fili, no? Tanto com'è? Dicono qua smontiamo il ciringhito. Sono un po' bianchi quei fili, chissà se durano ancora. Vabbè, finché durano. Finché durano, se no compriamo un filo nuovo. Il ciringhito viene smontato. E ragazzi, nelle ultime 3 settimane, qua tra l'altro Piero ha fatto un viaggio espress in Italia per fare la carta d'identità e stendiamo un velo pietoso. Perché con il consolato non c'è stato verso di farlo, avevamo fatto la richiesta a novembre dell'anno scorso. Sto ancora aspettando la mail del consolato che mi conferma l'appuntamento. Vediamo un velo pietoso perché è meglio. E in queste ultime settimane la quantità di mosche che ci sono state qua è impressionante. Quindi cosa abbiamo fatto, Sulpier? Povere mosche però. Eravamo veramente stanchi, quindi abbiamo preso una di queste bocce dell'acqua da 5 litri, abbiamo fatto 4 fori e l'abbiamo puzza tantissimo, però abbiamo messo gli scartini, un po' di carne, anche il sughetto che ti rimane della carne nella piastrina, lo riempi d'acqua e le mosche vanno lì come e ragazzi, guardate, tutto sto strato sono tutte mosche. Non ce ne siamo liberati del tutto, no, però un po' più vivibile la cosa. E poi sono le stesse trappole che usiamo per mettere sugli ulivi, per proteggere la mosca dell'ulivo, però lì con un altro mix che con una polverina che si compra già e si fa. Però anche questo è effettivo, Ha fatto il suo sporco lavoro, no Pier? Sì, direi che ha fatto il suo lavoro alla grande. Cinettina, ma glielo diciamo a tutti
come stai? Che stai bene? Che ti hanno cambiato il motore? T'hanno aggiornato la centralina, adesso c'hai più cavalli. Guardate Che qua. corri più di prima. Qua gli sta crescendo tutto il pelo. Ma la cicatrice già non si Non vede si vede quasi più. più. Con gli altri cani sembra che va tutto bene. Sì. Piano Sei piano. pronta a fare un viaggetto? Sì, io sono Così? sempre pronta. Pim Se pam? mi porti i miei giochi. Sì, va bene, dai, allora poi andiamo. Stasera partiamo. Vai, sei contento che è tornata tua sorella in forma al 100%, amore mio? Sei contento, vero? Lui è sempre in forma. Un po' più vecchietto, ma sempre in forma. Lasciamo il nostro giardino di casa. Che dopo tanti mesi. 7 mesi ci ha accolto il giardino di casa, ce ne doveva accogliere 3, siamo rimasti Tutto 7. spoglio, abbiamo tolto i fili, il barbecue, altre cose che avevamo lì. Non faceva più casa. Povero, dai. Prima tappa gliela diciamo? Non gliela Ma diciamo sì, ancora? ma che per chi ci conosce bene andiamo in su. Quindi prima tappa qua vicino al Barrasin. Quando siamo sbarcati qua in Spagna è stata la nostra prima casa, ci siamo rimasti 2 anni, abbiamo amici e da buoni arrampicatori non vuoi iniziare il viaggetto spellandoti un po' le dita, no? Hai ragione. Va che siamo pronti a svalicare il porto del Raguno, il passo del Raguno che ci porta a 1000 metri e di notte si respira. Dai, che qua ancora si arriva bene. Sì, però qua si dorme ancora meglio. Sì, poi ti metti la copertina. Te lo dico io. Garantito a limone. Quando senti che ti si stappano le orecchie, che sei già a 1000 metri. Qua su questo altopiano, guardate, campi di grano e quelli là che vedete con gli alberelli lì, non so se riuscite a vederlo, però è tutto recintato. Questi qua proprio di fronte sono le querce. Qua si dedicano al grano, a levare maiali e a raccogliere il tartufo. Infatti tutte quelle penticine recintate sono tutte le querce, vengono innestato il fungo e qua si dedicano a quelle 3 cose lì, perché qua il clima È rigido. è rigido, l'inverno picchia. Beh, c'è qualche vigna che anche là, le vigne sì, buono il vino, buono il vino, ti ricordi? Noi ci abbiamo anche lavorato per Abbiamo lavorato un po' per un po' dappertutto. Bello, senti quella frescura. Ciao comunità valenziana, ci vediamo fra un po'. Adesso entriamo in Aragona. Questo rettilineo è lungo 15 km. Siamo appena usciti dall'autostrada e abbiamo passato Teruel. E da Teruel mancano 29 km. al Barassi. Però questo rettilineo non finisce più, ragazzi. Ricordo che eravamo stanchi dai viaggi ed eravamo sempre di notte. E sto ultimo rettilineo t'ammazzava. Era infinito. Però sti campi Di grano di tanta grano. roba.
qualcuno hanno già raccolto, qualcuno devono ancora raccoglierlo. E qua, giusto là in fondo, adesso ci passiamo vicino, Là se vedete le c'è, code dei... c'è un aeroporto commerciale naturalmente, non è un aeroporto turistico. No, ti correggo, No, sì, è vero, no, è il cimitero degli Degli aeroporti. Qua arrivano tutti gli aerei e poi li smontano pezzo per pezzo. No? È l'aeroporto, aerei Lufthansa pronti a morire o a essere riparati. E invece questa nuova struttura, lì abbiamo visto un cartello della Space Spagna. Quindi deve essere qualcosa legato a sonde che mandano in the space. Guardate che struttura. E hanno comprato tutta la parte davanti dell'aeroporto. Quando eravamo qua noi sta parte qua l'ha abbandonata, erano tempi. Però sì, sembra una struttura di quelle dove preparano il missile poi per andare in orbita. Sì, comunque deve essere una cosa del genere. Adesso vado a vedere che cos'è Space Spagna. Ok, è la Elson Space Spagna. È un'azienda che appunto sviluppa, progetta, gestisce progetti aerospaziali e sì, fanno i missiletti, quelli che vanno in orbita. Fanno un po' di tutto anche per industrie, svolgono un botto di servizi, progettazione, sviluppo, mantenimento, una bella dittona, sì, proprio una bella dittona. Così ti hai messo sul piede, momento sul piede, sviluppa. Sì, vabbè, qua ragazzi, questa zona poi per vedere le stelle, qua si vede la Via Lattea che è uno spettacolo. Benvenuti nel canyon del Brasile, guardate. E là sotto, proprio alla base delle pareti, c'è l'acquedotto dei Surrumani. Pensate che portavano l'acqua da qua dietro e al barassino è più in alto, con un sistema di vasi, di vasi comunicanti, quindi facciamo delle prese d'aria, riusciamo a pompare l'acqua fino al barassino. Sti rumani, che scegli. E alla suocera ti ricorda qualcosa l'acquedotto che ci ha lasciato mezza testa, Ora si poverina? sfascia la testa. Nel frattempo ci è fatta notte. Ci siamo fatti una bella birretta con gli amici, chiacchiere, mica chiacchiere, si è fatta notte. E la mosca è arrivata direttamente Sì, nella sulla sonetta. telecamera. Siamo arrivati in sto posto, ragazzi, che è da 10. Domani mattina ve lo facciamo vedere. Guardate la vista che c'è da qua. Boh, Adesso non si vede, c'è un cielo stellato però con la telecamera, ragazzi. è inutile, non si vede. Direi filmetto a letto? Se ci vediamo domani. Buongiorno tribù. Con questa vista. Notte, super tranquilla. Fresca. Fresca, sì, ho dovuto mettermi la copertina. Però già la temperatura si sta alzando, siamo in un deserto, quindi di giorno fanno 40 gradi e di notte scende. Ci sarà un'escursione termica di 20 gradi tra il giorno e la notte, Quindi immaginatevi l'inverno qua. Immaginate. Cioè- non spa tanto come dicono qua. Ci andiamo a vedere il paesino, va. Al
al Barassin ci sono un sacco di parcheggi, però ovunque parcheggiate la macchina o il furgone sono a pagamento da un paio d'anni. Ci sono delle tariffe speciali e noi abbiamo pagato per 48 ore 7,50 euro e Al giorno sono 4 euro. Se 4 paghi 2 euro. giorni ti risparmi quell'euretto e potete anche pagare a ore, però se già passate se state più di 2 ore vi non conviene fare una giornata. Una giornata intera. E c'è anche il prezzo speciale, oddio, che è una settimana 17,50 euro. Per noi furgoni vale anche dormire, però non c'è nessun servizio, però purtroppo le regole sono così. Cioè non vi danno niente, per parcheggiare e basta. È vero che il biglietto vale per tutta il Barassin e qualsiasi parcheggio. Beh, però in una settimana non è che ti fanno tanto sconto, pensandoci, No. 7 per 4. Eh, Ma sì, 10 euro forse ti sì, però risparmi. è caro, è caro. Adesso se mi pinciavo, ma ti cavolo. Stavo dicendo che è anche vero che per andare a vedere il Barassin te la devi fare in salita, non c'è alternativa. Qua al Barassin, paesino medievale spettacolare. Siamo nella provincia di Aragona e questa dietro le mie spalle è la casa della Cuglioleta. Cercate al Barassin, la googolate e vi esce questa. È la casa emblematica di Albarracín e così come lo vediamo oggi l'architettura è prettamente medievale. Ci sono tante curiosità, passate tante epoche, sono stati gli arabi, gli ebrei, tutti convivevano e nel periodo arabo è arrivata la tribù berbera di Al-Banu Rashid, ovvero la tribù, i figli di Rashid, Al-Banu Rashid, e da qui il nome Al-Barracín, ovvero i figli di Rashid. Stiamo parlando dell'epoca tra l'VIII secolo e il XII secolo. E ieri sera appunto ha parlato anche i romani, prima ci sono stati i romani, hanno fatto di quelle opere, solo l'acquedotto che hanno fatto i romani, lo spettacolo. E adesso andiamo a farci un giretto per questo bel casco storico, come si dice in Spagna. Ragazzi, un Albarracín Così così vuota in piena stagione estiva non c'è mai capitato. Noi siamo stati qua 2 anni e la piazza qua vuota così e sai cos'è la fortuna? C'è un ultra trail a Bronchales più in su nella Sierra di Albarracín e sono tutti lì. Quindi oggi e domani c'è andata di fortuna, perché così le immagini escono Non devi stare meglio. lì a cercare, no, brusio, perché faccio un brusio che filmare, ragazzi. Qua in pieno agosto non ci passi, devi andare tra la gente, spingere dalla quantità di gente che c'è. Ha 1200 abitanti Albarracín e in estate può arrivare fino a 6000 persone. E siamo ad un'altezza di 1200 metri sopra il livello del mare. Di giorno fa calda e poi la notte. C'è la breccia che piace a per la breccina. Siete pronti per il primo? Il primo pim pum pam. Pronti? Pim pum pam.
Se andavamo lenti prima di iniziare la stagione viaggiando, adesso andiamo ancora più lenti. Quest'anno ce la prendiamo veramente con calma. Dobbiamo recuperare tutte le energie. Anche perché fra poco poi ricomincia tutta È la una tiritera. pausa, è una pausa breve, lo sapete che i piani sono cambiati 550.000 miliardi di volte. Siamo qua seduti su un muretto. A goderci la nostra Albarracin, che è sempre bello tornare. Sì, è sempre stupenda, bella bella, quindi aspettatevi un viaggio non lento, Di di più. più. Eccola qui la particolarità, guardate dietro, guardate come si elevano le case, 4 o 5 piani, ovvero dati i grattacieli del Medioevo. È una struttura molto particolare, gli permetteva salire tanto in alto. Albarracin è molto stretta, quindi cosa dovevano fare? Le case non potevano crescere in estensione, quindi dovevano crescere verso l'alto, e la struttura particolare fatta di gesso del posto rigorosamente rosso e la struttura di legno era una struttura molto leggera e quindi permetteva di alzare le case fino a 4-5 piani, come potete vedere lì. Quindi già nel Medioevo c'erano i grattacieli, mica roba nuova questa. Siamo finiti in mezzo al patrimonio. Ma ci imbuchiamo? Andiamo a vestirci un po' bene e ci imbuchiamo, secondo me, visto che cosa, per gli invitati 200, 300, da 300 non... minimo, Quanti ricordi, come mi piace vedere le spose. Oh, Sto che di mezz'ora romanticone! aspettare, Sì, oh. volevo vedere la sposa, per quello non siamo potuti entrare alla cattedrale perché c'è un matrimonio. E tra questo rosso acceso, rodeno, arenaria rossa, spicca in mezzo al paese questa casa azzurra. Perché azzurra? C'è una leggenda. Dice che qua un proprietario terriero, qua vivevano tanto ai tempi della transumanzia, poi è andato in Andalusia, quindi al sud, ha trovato una bella donzella, si è innamorata e l'ha portata qui nella Sierra di Albarracin. La povera era triste e allora lui cosa fece? Fece colorare la casa di azzurro, così per fargli ricordare un po' la sua Andalusia. Che gesto quest'uomo, quanto amava questa donna, per fare una casa azzurra solo per lei. Prossima tappa ci andiamo a bagnare perché i cani sono stati bravissimi, Bravissimi. e si sono meritati un super bagno anche noi. Perché adesso inizia a far caldo. Quel caldo che ti suda a baffetto. Andiamo a cercarci una pozza. Che parcheggio che hanno fatto. Comunque siamo alla cascata di San Pedro. Vi portiamo a vedere questa chicchetta della È una chicchetta sierra. della sierra che se venite qua non potete venire a vederla. Vi avvisiamo, l'acqua è cristallina, però bisogna anche avere un po' di scojones per buttarsi dentro. Bisogna avere coraggio. È a livelli della Bosnia, il freddo. Sì. Bisognerebbe fare un bel pim pum pam della Siete cascata. pronti? Pim pum pam.
Buttati che è morbido! Ci pensa, ci pensa! A me neanche se mi pagano lo faccio, è congelata. Sto spottone qua, vero Tam? Se ritorniamo da ste parti ci passiamo una mano. roba, adesso ce l'hai. Poi c'è le pozze proprio qua sotto, proprio sono lì sotto. Top. È tanta roba. Boh, il bagnetto l'abbiamo fatto, io ne ho fatti 2, Tamara 0. Ah, io ho pucciato i piedi. Ma quello non si considera bagno. Scusa. Ce ne torniamo al Barasin che i nostri amici ci aspettano che sia fatta una certa. Allora della birretta no. Una doccia alternativa, no? In una fabbrica. Lui docciare facendosi la doccia. L'altro pulendo la piscina. E l'altra non so cosa sta facendo. Ah, sta ricamando come le nonnine. Guardate come le nonnine. Mira qué chulo. Sí, algunos que me han salido un poco mal, pero bueno, está bien. All'alba degli 11 eventi siamo tornati Oh, giornata di quelle piene, in furgone. Stasera per cena il carpaccio di bresaola, ragazzi. Che dovevamo finirlo perché in macelleria non ci hanno tagliato, poi messo sotto vuoto, non lo fanno più. Se porti la carne da fuori tua, che siano per fare insaccati così, non te la fanno più. Quindi bisogna finirla perché non si butta via niente. Avevamo proprio bisogno di ritornare a viaggiare, a quelle giornate piene, a vedere i che nostri amici che non vedevamo da ti passano tanto le giornate tempo. in un pliff. Cascata bella, ragazzi. Fotonica, il paese di Albarracín ha vinto il premio di uno dei paesi più belli di Spagna. Ma ne abbiamo visti tanti di quelli che sono è come un po' i borghi più belli d'Italia, però stesso qua è lo pueblo más bonito de Spagna. Però Albarracín ne abbiamo visti di paesi, però Albarracín. E direi che mangiamo e andiamo direttamente a letto. Il video è arrivato fino qui. Quindi se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, condividetelo e alla prossima. Alla prossima, vi mandiamo un bacio. Ciao.